Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera a tutti, buonasera. Allora Carlo, questa mattina ci siamo svegliati con tanti giornali che parlavano di Paolo Maldini. Ovviamente i tifosi sono reduci dalla scorsa estate in cui insomma il mese di giugno è stato importante, è stato lungo, teso e Esatto, e le domande tante arrivano proprio su questo, se sei preoccupato di questo clima, se insomma sarà la stessa cosa. Ma guarda, io appena oggi pomeriggio ho mandato un video con "ma che resa dei conti" con 4 esclamativi. Io non credo che una figura come Paolo Maldini, che nel 2024 festeggerà come nome Maldini i 70 anni nel Milan, parliamo di settembre, il 15 o il 19 settembre 54, debutto di Cesare Maldini, un Maldini 70 anni, un Maldini ancora presente. Non credo che un vecchio cuore, e mi scuso con lui perché oso chiamarlo così invece che l'amministratore delegato, ma prima di essere amministratore delegato è un vecchio cuore rossonero meraviglioso come Giorgio Furlani, si mettano a litigare, ma secondo me cercheranno, magari smussando degli angoli, se angoli ci sono, magari trovando dei punti d'incontro e cercando dei punti d'incontro per il bene del Milan. Quindi non ho certezze, me lo auguro, ma io mi auguro poi che per il bene del Milan si trovi la quadratura del cerchio per quello che riguarda il discorso economico, il discorso tecnico che ovviamente compete più a Paolo Maldini, ma io voglio pensare che si troveranno sempre delle soluzioni per il bene del Milan. E una soluzione è certamente la coesione, ma resa dei conti, adesso vediamo anche il campionato, ma lo dico indipendentemente dalle ultime 3 giornate, perché tanto, signori, il Milan che non arrivi neanche quinto non lo posso immaginare. Se poi arriverà settimo, rimanendo a 61 con l'Atalanta e la Roma che ci superano, poi io non so che cosa possa succedere. Secondo me anche in questo caso Pioli non lo toccano, secondo me, però non voglio pensare a una evenienza del genere. Quindi il Milan penso che arriverà quinto, mi auguro, chiedendo scusa ai tifosi della Juventus, che ci siano delle decisioni che possano aiutare il Milan, ma il Milan in questo caso è soggetto passivo, è qui che guarda. Se verranno delle penalizzazioni, meglio per il Milan; se non verranno, non andremo in Champions League. Lo sport e il calcio dice così. Certo. Quindi il Milan cercherà di arrivare quinto. Non è stato un percorso buono in campionato, però il prossimo anno sulla base di queste esperienze ci si cercherà di fare meglio. Anche perché, Carlo, 2 cose. Innanzitutto quello che hai detto tu prima, no? La coesione comunque è un qualcosa che aiuta sempre, il contrario aiuta raramente, no? In un'azienda. Ma serve l'intelligenza, limare gli ostacoli, superare gli ostacoli, cercare di trovare degli accordi. Ma c'è un esempio chiaro di qualche giorno fa. È partito Maldini insieme a Massara per trovare l'accordo con Leao. Era un fatto travagliato, è arrivato come protagonista finale di questa trattativa anche Giorgio Furlani, che ha trovato sintonia il Milan con il Lille per risolvere la questione. Qui non c'è vincitore Furlani, Maldini o Massara, vincitore è il Milan che avrà Leao per i prossimi 3 anni. Assolutamente, Carlo. E poi Ma non voglio essere, Bea, se ti interrompo, scusami, aziendalista, perché a me quando dico l'aziendalista vuol dire che l'azienda Milan mi paga. A me interessa il Milan, a me è aziendalista o non aziendalista. Voglio pensare così, vedremo se sarà così. Dobbiamo migliorare i giocatori da acquistare, ma la gente si ricorda l'estate scorsa, non si ricorda 2 estati fa, perché non è che ci si può ricordare solo il caffè amaro e non il resto del pasto. Ma infatti, Carlo, oggi in trasmissione abbiamo proprio realizzato delle grafiche in cui siamo andati ad analizzare tutte le campagne acquisti da quando ci sono Maldini e Massara, e devo dire che alcune, insomma, sono di un livello
importante, non ci si può ricordare Sì, solamente... magari anche con fortuna, magari quest'anno con sfortuna, delle valutazioni sbagliate, là invece delle intuizioni splendide. E Certo. signori, non voglio parlare di altre squadre, ma ci sono stati degli errori anche di altre squadre che adesso vanno per la maggiore, quindi può capitare. Senza andare dal Chelsea, senza parlare del Paris Saint-Germain, che quelli sono gli estremi. A volte va bene, a volte va meno bene. Adesso cerchiamo di trovare la giusta sintesi. Carlo, seconda domanda di oggi riguarda già i nomi che si fanno per la prossima stagione. Sai che il mercato è lì che ci aspetta, i tifosi sono trepidanti. Sì. Ti fanno 3 nomi e chiedono se tu hai delle conferme su questi, ovvero Kamada, Ok. Firmino e Morata. Su quali di Allora, questi hai più conferme? Kamada al Milan piace, come piace Loftus-Cheek. Per quello che riguarda Firmino e Morata è un altro giocatore possibile, ma mi hanno detto dipende un po' dalle quotazioni, dagli ingaggi, cioè come figura piace. Firmino non ho mai chiesto. Personalmente, io ho negli occhi, io vorrei un attaccante che mi realizzi il gol, te lo dico chiaro perché mi è Sì. rimasto impresso, perché è un gol nato da lui, non Sì. dall'aiuto della squadra, inventato da lui. Per me il simbolo è il gol di Zapata contro il Torino. Zapata riceve la palla, effettua una finta, esce benissimo dalla palla e tira una sassatona all'incrocio dei pali nel palo opposto di Milinkovic-Savic. Ci manca un po', quella Non cosa mi lì. sembra che Firmino abbia queste caratteristiche. Non mi sembra. Le ha, sto esagerando per farti capire la tipologia. I Salah, i Mané dei massimi livelli, sono quei giocatori che inventano i gol. Arnautovic va bene, ma come Giroud ha bisogno di alimento, ha bisogno del vermicello come per il passerotto nel nido. Abbiamo Certo. bisogno noi del giocatore che nella situazione, il Leao centrale, ecco, per non andare lontano. Sì, devo dire che quella giocata a noi effettivamente ci è mancata tanto in questa stagione. Esatto, l'abbiamo avuta da Leao, ma non dal centravanti, che con Giroud ha altre caratteristiche. Le ha avute il Rebic migliore, che però non abbiamo visto quest'anno. Ultima domanda, credi che con l'assenza di Bennacer, purtroppo lunga, perché insomma non sarà una cosa brevissima, il Milan debba andare su almeno 2 centrocampisti, Carlo? Sono sicuro al 100% che andrà su 2 centrocampisti. Uno con la caratteristica, potrebbe essere Kamada, che qualcuno mi dice ma non è un trequartista. No, è anche un centrocampista che può fare quel lavoro, credo. E Loftus-Cheek, che è il giocatore che forse assomiglia di più a Kessie e al rimpianto, non per problemi fisici, Renato Sanchez. Carlo, grazie, io ti do appuntamento domani alle ore 16 qui in studio con Pelle Rossonera. Un abbraccio e un saluto a tutti, grazie.